Ciao a tutti e bentornati. La ricetta di oggi sono i pretzel. I pretzel quelli tedeschi, quelli bavaresi, quelli proprio della tradizione. Non mi trovate in tenuta da lavoro, ma mi trovate davanti alla mia postazione di video editing perché in realtà io la ricetta dei pretzel già ce l'avevo in video. L'ho fatta 2 anni fa, l'ho fatta in inglese e avevo messo una musica di sottofondo che in realtà YouTube non mi ha concesso di utilizzare e quindi ho dovuto togliere questo video. Adesso però utilizzerò questo stesso video che ho fatto 2 anni fa e lo commenteremo insieme qui. Questa è la lista degli ingredienti. Come potete vedere parliamo di farina, lievito, acqua, dei grassi come burro o strutto, del sale e un poco di malto oppure di miele. Tra gli ingredienti, come potete notare, abbiamo anche il bicarbonato o la soda caustica. Nella tradizione tedesca, infatti, il pretzel, prima di essere infornato, viene tuffato in una soluzione alcalina fatta proprio da soda caustica. La soluzione non è molto concentrata, però comunque è sempre meglio, se volete rispettare la tradizione tedesca come ho fatto io, è sempre meglio utilizzare delle protezioni, quindi guanti o gli occhiali, in maniera tale che se abbiamo degli schizzi non succede niente, diciamo, alla pelle o agli occhi. Se non vi sentite però o non riuscite a trovare la soda caustica, potete utilizzare il bicarbonato. Importante, la soda deve essere per uso alimentare, quindi non andate al negozio di ferramenta e chiedete un po' di soda caustica che normalmente viene venduta in scagliette. Dovete necessariamente procurarvi la soda caustica per uso alimentare. Io qua vi lascio sotto al video in descrizione il link per la soda caustica che io ho ordinato su Amazon e che uso, ce ne vuole veramente poca. Una piccola chicca di cui vorrei discutere adesso è il fatto che come potete vedere nella lista degli ingredienti, è presente una grande quantità di lievito e una farina medio forte, cioè una farina con proteine di almeno 12, 12,5, con un W intorno ai 280-300. Normalmente le farine forti hanno bisogno di una lunga maturazione, in questo caso no. Molti prodotti della tradizione culinaria, diciamo regionale, anche noi in Sicilia per esempio abbiamo lo sfincione non viene fatto maturare, perché? Perché deve avere una certa consistenza, infatti meno un prodotto matura, più il risultato finale sarà, diciamo, un po' gommoso o spugnoso. Lo sfincione deve essere spugnoso, perché sfincione significa sfincia, che significa spugna. Nel caso dei pretzel invece dobbiamo avere quella gommosità, cioè quella resistenza del pretzel stesso sotto i denti quando lo schiacciamo, che è caratteristica proprio del pretzel bavarese, tedesco in generale. Quindi non ci stranizziamo perché la maturazione non avviene, questa è una ricetta semplicissima che nel giro di pochissime ore potete fare e a parte il tuffo nel bicarbonato, nella soda, si possono divertire anche i bambini con voi a farlo, o i ragazzini. Detto questo, cominciamo subito. Mettiamo nella ciotola dell'impastatrice il lievito e tutta quanta l'acqua. Mettiamo anche un cucchiaino raso di malto diastatico o un cucchiaino di malto o di miele, così, e con l'aiuto del gancio, questo piatto a foglia, facciamo amalgamare bene gli ingredienti per una trentina di secondi. Dopodiché cominciamo a impastare, cominciamo a introdurre la farina poco alla volta, cucchiaio per cucchiaio, fino a quando non l'abbiamo terminata. Chiaramente potete utilizzare anche una impastatrice, un bimbi, oppure potete impastare a mano semplicemente. Una volta che l'impasto ha cominciato a prendere forma, cambiamo il gancio e mettiamo quello a spirale.
e continuiamo ad impastare. Aggiungiamo il cucchiaino colmo di sale e lo strutto o il burro, pezzetto per pezzetto. Continuiamo ad impastare fino a quando tutti gli ingredienti non sono ben amalgamati. Mentre impastiamo, parliamo un attimo del malto. Che cos'è il malto? Il malto è un prodotto derivato dalla macinazione dei chicchi di cereali che hanno già germinato. Quindi mettendo, diciamo, un chicco di orzo o un chicco di frumento a bagno, diciamo, questo comincerà a germinare, cioè comincerà a spuntare la radichetta. A questo punto nel processo di produzione del malto si blocca tutto mettendo i chicchi già germinati ad alta temperatura in maniera tale da appunto uccidere praticamente il chicco, la piantina, che però all'interno ha già prodotto una grande quantità di maltosio. Questo zucchero maltosio è uno zucchero che aiuta molto i lieviti a crescere bene. Se il malto è normale, quindi in sciroppo, praticamente abbiamo soltanto il maltosio. Se il malto è diastatico, all'interno sono contenute anche le diastasi, che sono praticamente gli enzimi alfa e beta amilasi che servono per rompere l'amido in zuccheri più semplici di cui poi appunto il lievito si nutre. Quindi il malto diastatico ha una doppia azione, fornisce maltosio e contemporaneamente aiuta la degradazione dell'amido attraverso le diastasi. Il malto poi da un punto di vista organolettico conferisce un gusto ed una colorazione al panificato molto particolari. Si può anche sostituire con del miele, però non abbiamo sicuramente lo stesso effetto, soprattutto perché il miele non contiene le diastasi. Io il mio malto diastatico l'ho comprato su Amazon, vi lascio il link in descrizione sotto al video. Riprendiamo a impastare. Bene, sono passati circa 10 minuti, l'impasto è bello compatto, come vedete si stacca dalle pareti della ciotola molto facilmente. Adesso lo lasciamo a lievitare coperto all'interno della ciotola per circa 1 ora e mezza, 2 ore al massimo. Dopodiché lo prendo e formo una sorta di filone e passo allo staglio, cioè con l'aiuto di un tarocco taglio dei pezzi da circa 100 e 110 grammi e li metto un attimo da parte. A questo punto chiudo ogni singolo pezzettino a palla in questa maniera, prendo i lembi e li porto al centro, chiudo i lembi stretti tra di loro, giro la pallina al contrario e do una pirlata. Veramente molto semplice, l'impasto è davvero molto facile da maneggiare. Ecco qua, questa è l'ultima. Adesso li lascio per circa 5 minuti a riposare, dopodiché procedo a preformare i pretzel, quindi appiattisco la pallina e poi la avvolgo in questa maniera per formare un cilindretto che poi rotolo sul piano di lavoro poco poco. Ok, ve lo faccio rivedere, appiattisco bene la pallina, formo un cilindretto, rotolo un poco, attenzione se c'è troppa farina sul ripiano non rotolerà mai. Adesso copriamo per circa 20 minuti. Trascorsi 20 minuti togliamo la farina in eccesso dal piano di lavoro e rotoliamo il filoncino fino a farlo diventare di una misura di circa 50-70 cm. Come potete vedere le estremità sono più sottili rispetto al centro. Questa è una caratteristica poi del pretzel. E facciamo così per tutti quanti. Adesso passiamo alla formatura del pretzel, è facilissimo, guardate qui si fa una croce
dopodiché si rigira una seconda volta e si pongono le estremità sulla superficie più spessa. Facilissimo. Mettiamo tutto in una teglia preoleata, dopodiché lasciamo in frigorifero per almeno un'ora. Possono anche stare tutta la notte. Adesso passiamo alla preparazione della miscela alcalina. Io appunto ho utilizzato la soda, voi potete utilizzare il bicarbonato. Nel caso della soda io mi metto i guanti. Nel caso in cui utilizziate il bicarbonato non c'è bisogno dei guanti. Una volta che la soda si è ben sciolta, tuffo il pretzel e lo lascio stare per circa 5-10 secondi per lato. Dopodiché metto a scolare ogni singolo pretzel su una gratella. Attenzione, perché se utilizzate la soda è meglio che mettiate un pezzo di carta d'alluminio per proteggere il bancone. Non so, magari è marmo o è legno e si può rovinare. Adesso prendiamo i pretzel e li mettiamo nella teglia preoleata. Effettuiamo un taglio di circa 1 centimetro di profondità nella parte più spessa del pretzel. Come potete vedere, la forma in questo momento non è esattamente allettante, però dopo la cottura vedrete che cambia. Spolverizziamo per bene con del sale grosso o del sesamo, se preferite qualcos'altro, e mettiamo in forno fino a completa cottura, che normalmente è di circa 15-20 minuti. Controllatele sempre un po' ad occhio. Una volta sfornati, guardate che meraviglia, sono completamente diversi rispetto a prima di infornare. Li dobbiamo fare raffreddare per circa 10 minuti su una gratella prima di andarli a gustare. Bye bye, alla prossima!